Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale ufficiale di Vinomania, dedicato al mondo del binocolo e degli strumenti ottici e digitali per osservare il cielo e la natura. Io sono Pier Giovanni Salimbeni, sono un giornalista e tester di questo settore dal 1997. In questo video vi parlerò del nuovo Cales Elia S 10x42, un binocolo che ho avuto modo di provare durante il mese di novembre, grazie alla disponibilità di Marco Lucchini, che ringrazio come sempre per la sua gentilezza. Durante una mia visita nel negozio di Marco, che ha sede a Domodossola, sono rimasto subito colpito dalle linee eleganti e un po' nostalgiche di questo Elia S, un design che, come vedete, richiama alcuni grandi classici dell'ottica austriaca. Il binocolo è attualmente proposto a un prezzo molto interessante di 1.650 euro, sia nella versione 8x42 che in questa 10x42, ed è proprio in questa fascia che Cales vuole dimostrare quanto il suo progetto sia solido e competitivo. Vi ricordo come sempre che su Vinomania è presente un articolo molto approfondito. Io comunque ve ne parlerò subito dopo la breve sigla. Nel frattempo, ragazzi, sedetevi comodi, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo subito dopo la breve sigla. A tra poco. Inizio questa recensione con la storia di Cales. Cales è un marchio storico fondato nel 1898 a Vienna e cresciuto grazie a una tradizione fatta di innovazione e di qualità. Nel tempo ha introdotto tecnologie molto importanti, mantenendo sempre un'impronta artigianale e una produzione radicata in Austria. Oggi infatti continua a essere un vero punto di riferimento per chi cerca strumenti affidabili e molto ben costruiti. Una curiosità poi che circola tra gli appassionati riguarda il possibile legame tra questo modello e il vecchio Swarovski SLC, ormai fuori produzione, ovviamente nel formato da 42 mm. In effetti alcune soluzioni meccaniche e certe sensazioni anche tattili ricordano molto quel modello. Tuttavia, come giornalista preciso che non ho conferme ufficiali, si tratta soltanto di impressioni personali e opinioni diffuse nella comunità degli appassionati. Passando alla meccanica, l'Elia S utilizza prismi Smith Passion, quindi a tetto, di alta qualità e un robusto scafo in magnesio. Il ponte, come vedete, è aperto e comodo anche per chi ha mani molto grandi, mentre la messa a fuoco è precisa, con un buon snap test sul punto esatto. La corsa non è brevissima, si va da 3,4 metri all'infinito in circa un giro e 3/4 di rotazione della manopola in senso antiorario, ma nella pratica vi devo dire che dai 10 metri in avanti l'escursione necessaria è veramente ridotta, rendendo quindi molto valido, se non per un uso da birdwatcher professionista, per un uso naturalistico. Il peso di 771 grammi è ben bilanciato verso gli oculari e questo quindi vi aiuta molto nel comfort prolungato, perché comunque non dovete sforzarvi per mantenere la posizione. Ottima poi anche l'armatura vulcanizzata antiscivolo con una colorazione marrone e due sottili linee arancioni che, come sapete, gli ungulati non percepiscono, le vedranno in scala di grigio. Passiamo adesso, ragazzi, alla parte ottica. Cales non fornisce molti dettagli sui materiali utilizzati, parlo degli elementi ottici, ma dopo le prove effettuate sul campo vi posso confermare che gli obiettivi sono di ottima qualità e presumibilmente ritengo sia una bassa dispersione. La nitidezza e il contrasto al centro inoltre sono molto elevati, davvero top di gamma, e la resa cromatica è anche molto naturale, con dei bianchi neutri e privi di dominanti. Gli obiettivi inoltre, come state vedendo, sono incassati nel telaio in magnesio per circa 15 mm e questo è un dettaglio che offre protezione dagli urti e dalla luce parassita, oltre a schermare meglio dalla pioggia.
Gli oculari invece offrono un campo reale di 6,3 gradi, pari a 110 metri a 1000 metri, quindi ha un campo apparente di 63 gradi. La lente di campo è molto ampia e i paraluce in metallo e in gomma morbida sono comodi e regolabili con vari stop. L'estrazione pupillare dichiarata è di 15,8 mm, sufficiente nella maggior parte dei casi per chi porta gli occhiali, anche se comunque vi consiglio magari di andare da Marco Domodossola per fare una prova pratica prima dell'acquisto. Per quanto riguarda i prismi a tetto, Cales utilizza degli Schmidt Passion in vetro BH4 di altissima qualità, senza evidenti vignettature e con un'ottima gestione della luce diffusa. Anche i trattamenti antiriflesso sono molto efficienti, infatti provando a riflettere il mio viso negli obiettivi non si vede praticamente nulla. Questo è segno di una trasmissione luminosa elevata e di un ottimo rivestimento. Passando alle aberrazioni, vi posso confermare che il contenimento del cromatismo residuo al centro del campo è molto buono. Soltanto in situazioni veramente difficili, per esempio come oggi osservando i rami in controluce su un cielo molto grigio, può comparire un leggero alone verde-viola intorno al bordo delle immagini, che non si vede nella maggior parte delle condizioni di illuminazione. Il cromatismo laterale invece si percepisce soprattutto ai bordi a partire da circa il 60% dal centro del campo. La curvatura di campo è presente come nei vecchi SLC ma moderata. La nitidezza infatti migliora rifocheggiando verso i bordi. Questo è un sintomo di come non ci siano aberrazioni extrassiali aggiuntive come ad esempio la coma o l'astigmatismo. Riguardo invece la distorsione angolare vi posso confermare che seppur io non sia molto sensibile all'effetto palla rotolante, nei miei test osservando strutture verticali ho percepito un po' di distorsione angolare a cuscinetto a partire da circa il 75% dal centro del campo, circa il 5%, e comunque non mi ha creato disturbi durante il panning questo binocolo. Nell'uso astronomico inoltre l'assenza di lenti asferiche negli oculari fa sì che le stelle ai bordi a partire da circa l'80% del centro del campo non siano correttamente puntiformi e ho notato una lievissima presenza della coma e dell'astigmatismo. L'Elia S della Cales è pensato soprattutto per gli appassionati dell'attività venatoria, meglio se nel formato 8x42, ma si comporta molto bene questo 10x42 anche nel birdwatching. Infatti la messa a fuoco non è rapidissima alla minima distanza, diciamo così, da capannista, perché siamo sui 3 metri e mezzo, ma la nitidezza in asse è quasi da top di gamma, il contrasto è molto elevato, i bianchi sono neutri, i colori sono brillanti, lo scafo poi è in magnesio e quindi è robusto e leggero, e l'impermeabilizzazione, visto che l'ho usato anche sotto la pioggia, mi è parsa ottima. Nei miei video inoltre con il digiscoping ho catturato l'avifauna presso l'hotspot di Germignaga, anche in condizioni di luce molto difficile come vedrete, comunque ha dimostrato di essere bello versatile. Nelle osservazioni del paesaggio il campo visivo non è ultra grandangolare come i modelli più costosi, ma resta comunque molto valido, non c'è l'effetto buco di serratura che trovate nei binocoli con 50 gradi di campo apparente. Durante le mie escursioni ho potuto ammirare le Alpi innevate nel mese di novembre, ottenendo comunque delle immagini nitide e dettagliate che mi hanno fatto dimenticare praticamente di aver lasciato a casa i miei 2 top di gamma. Per quanto riguarda l'osservazione crepuscolare non è un 8x56, non è un 8x42, ma comunque la trasmissione luminosa di questo 10x42 è ottima e lo schema ottico con pochi elementi ottici riduce la dispersione. Anche al crepuscolo infatti caprioli e altri animali sono apparsi nitidi e contrastati. La differenza rispetto a un 10x42 da 2.500 euro è veramente minima e questo lo rende molto apprezzabile da chi cerca prestazioni comunque elevate senza dover spendere cifre astronomiche. Parliamo adesso dell'astronomia. Sorprendentemente l'Elia si difende bene anche nelle osservazioni del cielo stellato. Al centro del campo infatti le immagini sono molto puntiformi come in un rifrattore, il cielo appare scuro e il contrasto è molto alto e durante una mia recente escursione in montagna ho osservato la zona di Orione con la nebulosa M42 e le famosissime 7 sorelle, le Pleiadi. Le stelle in questo caso
erano molto brillanti ma al contempo molto puntiformi, simile proprio a quanto si vede a bassi ingrandimenti con un piccolo rifrattore apocromatico. Quindi per chi ama la montagna o le escursioni notturne direi che è un plus inatteso e molto apprezzabile secondo me. Sono 2 giorni che esco tra altane, boschi, prati, all'alba al crepuscolo, per provare il binocolo della Cales. Questo per farvi vedere che su Binumania veramente gli strumenti sono provati sul campo e non si tratta di semplici editoriali. Ieri ho compiuto una bellissima osservazione di caprioli. Avrei voluto farvi vedere le immagini, ma era talmente buio che l'action cam faceva proprio fatica a riprendere, quindi vi dovete accontentare delle mie impressioni del giorno successivo. Rispetto a un binocolo al top della gamma da circa 2400 euro, sarei disonesto se vi dicessi che ho visto delle evidenti differenze in minuti al crepuscolo. Al lato pratico la differenza era minima, veramente minima, proprio di una manciata di minuti, 2-3 minuti al massimo, e non andava senz'altro a confrontarsi con il maggior prezzo d'acquisto. Stiamo parlando di un prodotto di circa 1600 euro contro uno strumento di riferimento che ho comparato ieri sera da quasi 2500 euro. Si fa forte infatti di un'ottima trasmissione luminosa e anche il crepuscolo rimane molto nitido e contrastato. Inoltre oggi sta piovigginando, non lo vedete, adesso sono entrato su quest'altana un attimo per riposarmi e vi devo dire che comunque asciugata con il panno e via, l'ho utilizzato anche sotto la pioggia, mi dà un'ottima impressione di robustezza, di leggerezza. La messa a fuoco, adesso sono un po' di ore che la uso, è molto molto precisa, soprattutto anche di sera. Adesso ci sono 4 gradi, ma ieri sera eravamo a 0 gradi spaccati e la messa a fuoco non ha fatto una piega. A volte ci sono delle problematiche con le messe a fuoco più economiche quando ci sono forti escursioni termiche. Diciamo che l'ho provato tra i 15 gradi e i -2 e si sta dimostrando un prodotto molto molto valido. Vi lascio a una breve ripresa con l'iPhone XR e i caprioli con questo binocolo e poi concluderemo nella recensione principale parlandovi dei pregi e dei difetti e delle mie impressioni pratiche sul campo. Ragazzi, io intanto vado avanti a osservare. Ragazzi, adesso parliamo in sintesi dei pregi e dei difetti. Tra i pregi vi dico ottica di alta qualità, colori neutri, immagini brillanti, nitido e contrastato quasi come un top di gamma, leggero e robusto, facile da utilizzare sul campo, prodotto made in Austria con 10 anni di garanzia, è versatile e poliedrico, adatto sia per l'attività venatoria, anche se vi consiglierei l'8x, che per osservazione naturalistica. Tra i difetti, come avrete capito, comparato a un top di gamma da 2000-2500 euro, pecca leggermente nel contenimento delle aberrazioni cromatiche, ma solo nelle condizioni difficili. Il campo non è totalmente corretto fino al bordo e pur essendo grandangolare non è ultra grandangolare. In sintesi, infatti, il Cales Elia S10x42 conferma l'eccellenza del progetto austriaco. È un prodotto poliedrico e versatile, ideale per l'attività venatoria e le osservazioni naturalistiche. Non raggiunge ovviamente i top di gamma più costosi nel birdwatching, ma offre prestazioni senz'altro elevate, comfort, qualità ottica e molta affidabilità. Vi sottolineo poi la presenza di 10 anni di garanzia e la produzione totalmente made in Europe, a ulteriore prova della qualità del prodotto.
Per oggi termino qui, vi ripeto il prezzo di 1.650 euro. Io ringrazio come sempre Marco Lucchini di Domodossola per aver fornito l'esemplare e per avermi lasciato libero di citare le mie impressioni imparziali da giornalista. Vi invito inoltre a visitare il negozio di Marco per provare e confrontare il Cales Elia S con altri strumenti. Trovate insomma qui tutti i dati sotto in descrizione. Per oggi vi saluto, ci vediamo come sempre su questo canale. Vi aspetto sulla rivista online binomania.it, su termicinotturni.it, sul gruppo Facebook Tutto ma proprio tutto sui binocoli e ovviamente sul mitico forum di Binomania. Inoltre, se ancora non l'avete fatto, potete iscrivervi a questo canale utilizzando il pulsante qui in basso. Un carissimo saluto a tutti voi da Piergiovanni Salimbeni e dal Cales Elia S 10x42. Ciao ragazzi e buone osservazioni!